Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul nostro canale dove di solito parliamo di come imparare le lingue straniere da autodidatta, ma ogni tanto vi racconto anche un po' della mia vita da nomade in giro per il mondo ed è proprio il caso di oggi in cui vi racconto un po' della mia vita in Brasile. Sono arrivato in Brasile oramai da poco più di 4 settimane, rimarrò ancora una settimana per un totale di 5 settimane. Sono venuto in Brasile per il matrimonio di un'amica, in realtà, ma ho deciso di arrivare con un bel po' di anticipo perché non ero mai stato in Brasile, quindi volevo conoscere un po' questo paese molto interessante, volevo praticare un pochino anche il portoghese, migliorare il portoghese, insomma, prendere due piccioni con una fava, come si suol dire. Devo dire che mi sono trovato benissimo fin dall'inizio. Ho fatto un video, magari dategli un occhio, con le mie primissime impressioni dopo solo qualche giorno qui in Brasile. Sono a Belo Horizonte, che la gente qui chiama BH, è un po' lo slang del posto, e sono rimasto qui di fatto per 4 settimane. Durante il weekend ne ho approfittato per esplorare un pochino la regione, sono andato a un parco che c'è qui vicino a fare una passeggiata, sono andato a Ouro Preto che è semplicemente splendida, è una città coloniale dei tempi in cui questa regione del Brasile si stava sviluppando, si è sviluppata di fatto tantissimo, principalmente per l'estrazione di oro. Addirittura era la capitale dello stato di Minas Gerais, poi in realtà la capitale è stata spostata a Belo Horizonte durante la rivoluzione industriale, da quello che ho capito, perché è un posto, diciamo, logisticamente e geograficamente migliore per gestire la regione, perché Ouro Preto sta proprio in mezzo alle montagne, anche Belo Horizonte sta in mezzo alle montagne, ma è un po' più piana come città. Siamo a 800 metri sul livello del mare, Ouro è a 1000 qualcosa, credo, quindi un pochino più in alto. Da noi in Europa in generale 1000 metri, 1100 metri, fa freschino, qui in Brasile no, non fa freschino, cioè fa caldo, perché comunque il clima è diverso, è un clima tropicale, quindi l'altezza, l'altitudine non è da pensare come in Europa, no? In Europa una cittadina che sta a 1000-1100 metri tendenzialmente in inverno si congela e in estate non fa mai troppo caldo, ecco, no, non è qui, non è il caso del Brasile. La cosa che mi ha più sorpreso, ragazzi, in maniera positiva, diciamo, le persone sono super aperte a chiacchierare. Cioè l'altro giorno sono andato, era tipo una domenica pomeriggio, mi sono svegliato tardi, sono andato a fare un brunch e tutta tranquillità, e poi volevo fare 2 passi al parco, a uno dei 2 o 3 parchi cittadini che ci sono qui, e vado al parco, non capivo bene dove era l'entrata, perché c'era un'entrata credo per le macchine che sembrava chiusa e poi un cancelletto per entrare a piedi. E c'era un signore lì e gli chiedo: ma qual è l'entrata? E lui mi fa: ah, questa qui è l'entrata. E abbiamo iniziato a chiacchierare, abbiamo chiacchierato per tipo 2 ore, abbiamo passeggiato al parco, io ero per conto mio, lui, anche lui, e abbiamo iniziato a chiacchierare e siamo andati avanti a chiacchierare, mi ha raccontato un sacco di cose interessanti sulla vegetazione di questo parco, su quella che qui viene chiamata Mata Atlantica. Atlantica sarebbe Atlantica, no? La T si pronuncia come una C molto spesso qui. E niente, mi ha raccontato un sacco di cose super interessanti sulle piante che in Europa non avevo mai visto, che non ci sono dalle nostre parti, ma anche in generale poi sulla la sua vita. Ci siamo scambiati idee, appunto, qual era la mia visione come straniero che sta vivendo per un periodo di tempo in Brasile, qual era invece la sua idea o quello che aveva sentito dire dell'Europa, perché lui non era stato mai in Europa ma aveva conosciuto diverse persone europee, quindi uno scambio, diciamo, culturale molto interessante. E questo è solo un esempio dei tantissimi esempi in realtà che potrei fare. Ho passato un fine settimana a San Paolo, in realtà non ero esattamente nella città di San Paolo ma nello stato di San Paolo, perché ho un amico che vive lì vicino, che
tra l'altro un amico che ho conosciuto la prima settimana che sono arrivato qui in Brasile, perché abbiamo iniziato a lavorare insieme nel coworking, e poi lui mi fa: Simone, se vuoi venire un weekend a trovarmi, vieni là da me, ti faccio fare un giro, conosci un pochino San Paolo, la città, la regione. Io ho detto: ma sai che c'è? Sì, dai, vengo a trovarti, no? Quindi molto spontaneo, un sacco di cose molto spontanee, appunto, che succedono semplicemente chiacchierando con la gente, conversando, e tutti, come detto, molto aperti, molto gentili, molto disponibili. Ho imparato questo gesto che dicono che noi italiani, no, usiamo tanto le mani quando parliamo, anche qui in Brasile le usano tanto. Questo è tipo: ma non importa, fa lo stesso, no? E vedevo che la gente lo utilizzava parlando, è molto informale, né? Da quello che ho capito. Interessante, però anche qui in Brasile, da quello che mi sembra, si utilizzano abbastanza le mani per parlare. Ecco, quindi San Paolo, bella, mi è piaciuta. In realtà, come detto, ho visto più che altro la regione fuori, che è già molto verde. In realtà, prima che fosse una città gigantesca, una delle più grandi al mondo, sicuramente la più grande dell'America del Sud, era foresta, cioè c'era questa mata atlantica, da quello che mi hanno detto, che è rimasta in un parco. Appunto, uno si cammina per la Avenida Paulista, che è una delle strade, forse credo la strada più famosa a San Paolo, con un sacco di grattacieli, musei, negozi vari. Arriva a un certo punto in un parco e c'è quello che era al tempo questa regione, appunto una foresta. E San Paolo stessa, io non lo sapevo, è anche lei a 750 metri sul livello del mare, quindi è abbastanza alta, e poi da lì scende e in poco tempo, secondo me in un'oretta di macchina, uno già arriva al mare. Non ho visto moltissimo di San Paolo perché, come detto, più che altro ho passato un po' di tempo con questo mio amico che stava fuori dalla città. Abbiamo visto una zona che c'è vicino San Paolo dove si produce il vino, anche lì per un italiano ovviamente molto interessante, e mi è venuta, devo dire, molta voglia di conoscere un po' di più il Brasile, magari tornare un'altra volta e fare un viaggio per il Brasile, no? Perché, come sapete, se magari un po' che seguite il canale, io mischio un po' periodi in cui viaggio, e viaggio, nel senso che ogni 2 o 3 giorni mi sposto ed è un viaggio, e periodi di tempo invece in cui rimango per 1 mese, 2 mesi, 3 mesi in una singola città per lavorare, per sviluppare appunto il business e questo genere di cose, e anche per conoscere in maniera diversa un posto, no? Perché un conto è viaggiare dove conosci tanti posti diversi, no? Di un singolo paese, però non conosci nessun posto veramente in dettaglio, ed è difficile anche fare amici, fare amicizia, conoscere persone più in dettaglio, conoscere meglio la cultura, no? Conosci in maniera più superficiale la cultura di più parti diverse del paese. Sono 2 esperienze diverse che secondo me si integrano una con l'altra, ed è per questo che cerco di appunto mischiare le 2 esperienze. Quindi devo dire, la mia esperienza, ragazzi, in Brasile è veramente ottima. Sono molto contento anche dei risultati con il portoghese, perché non avevo mai usato la lingua portoghese in vita mia, in un contesto reale, che non fosse magari una volta o 2 a un language exchange, chiacchierare con qualcuno, o una volta o 2 non ho fatto grandi lezioni, forse una decina di chiacchierate online con un tutor o 2, no? Una cosa del genere, ma non ero mai stato in un paese in cui si parlasse portoghese. Ero stato in Portogallo, però molti anni prima che io parlassi portoghese, quindi devo dire che è stata interessante e migliorato sempre il mio portoghese. Sono molto più a mio agio adesso a parlare la lingua che non i primi 2 o 3 giorni, diciamo, quando ero appena arrivato. Quindi anche questo top, ragazzi. Quindi venite in Brasile, io farò gli ultimi 2 giorni a Rio, giusto per conoscere un pochino la città. So che non sono abbastanza 2 giorni a Rio, però per questa volta sarà così. Quindi, che dire, ragazzi, come al solito, grazie per avermi guardato fino a qui. Scrivetemi nei commenti: siete mai stati in Brasile? Vi piacerebbe venire in Brasile? Se invece siete brasiliani, siete mai stati in Europa o in Italia? Vi piacerebbe venire in Italia? Ragazzi,
questa è la mia esperienza. Se volete vedere un video invece di come ho imparato il portoghese, date un occhio qui e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, un saluto.